Ciao a tutti, allora quest'oggi siamo nella nostra piccola cucina per fare un piatto preso dalle ricette di mio padre. Per chi non lo sapesse può andare a vedersi la presentazione che trova all'interno del canale. Che cosa proveremo a fare? Proveremo a fare quello che viene chiamato baccalà alla vicentina, che propriamente detto baccalà, ma nella realtà viene usato lo stoccafisso, quindi semplicemente il baccalà è quello ottenuto sotto sale, mentre lo stoccafisso è quello che viene fatto essiccare all'aperto a 0 gradi per un determinato periodo di tempo. Noi però come lo faremo? Faremo una leggera modifica, perché primo mi piace, sempre personalizzare un po' le mie ricette e vanno ovviamente anche un po' a gusto. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un bel filetto di merluzzo fresco, lo abbiamo tagliato in 4 piccoli tranci, poi lo vedrete, lo abbiamo messo nel latte. Dopodiché prendiamo 2 cipolle bianche, 2 spicchi di aglio, il nostro prezzemolo, poi prendiamo un pentolino con un filo di olio che andremo a mettere nel forno, quindi mi raccomando che possa essere messo nel forno, perché la cottura la facciamo al forno e la finiamo in pentola, cioè la iniziamo in pentola, la facciamo in forno e poi la finiamo probabilmente in pentola per far asciugare un po' il latte. Comunque poi lo vedremo. Un po' di sale, un po' di pepe, un po' di farina per infarinare il nostro merluzzo, un po' di olio evo e un filo di brodo per stufare le cipolle. Allora, cosa iniziamo a fare? Dobbiamo innanzitutto tagliare fini le cipolle bianche. E sappiate ovviamente che, come ho detto, noi useremo il merluzzo fresco, ma solitamente si usa lo stoccafisso, quindi quello essiccato all'aperto, che ha un sapore molto forte, quindi viene lasciato solitamente per circa 3 giorni in ammollo con l'acqua, con un ricambio continuo, no? Ogni 8 ore dell'acqua e della sua acqua, per attutirne, per rammollarlo, diciamo così, farlo diventare cucinabile. E dopodiché appunto si fa il baccalà alla vicentina utilizzando più o meno gli stessi ingredienti. L'unica cosa è che di solito si aggiunge anche 2 o 3 acciughine che noi non metteremo invece questa volta, faremo solo con la ricetta originale di mio padre. Poi cosa facciamo? Prendiamo i nostri spicchi d'aglio. Allora iniziamo a mettere il nostro olio sul fuoco, scaldiamo un attimino l'olio. Allora le cipolle devono stufare, quindi non deve essere un soffritto, quindi iniziamo a buttare le nostre cipolle, mettiamo il nostro aglio, giriamo un attimino, scaldiamo un attimino la cipolla, poi mettiamo un pizzico di pepe. Quando inizia, vedete che inizia un attimino a stufare, cosa facciamo? Aggiungiamo il prezzemolo e aggiungiamo proprio un pizzico di brodo, perché non ce n'è bisogno tanto, perché tanto adesso andremo a coprire con il coperchio per farle stufare bene. Nel frattempo stiamo riscaldando il nostro forno, caldiamo a 160 gradi, non troppo alto perché dovrà cuocere abbastanza lentamente nel forno. E niente, adesso vediamo una volta che le cipolle sono pronte. Allora, come vedete la nostra cipolla ormai è bella ammorbidita ed è pronta. Ora abbiamo il nostro merluzzo che, come vedete, è rimasto in ammollo nel latte. Allora, tirati fuori dal latte li infariniamo leggermente. Allora, prima di mettere il nostro merluzzo mettiamo il latte in cui era immerso, ok? E nel frattempo portiamo un attimo a temperatura, li giriamo un attimino, poi non li tocchiamo più, E ora li andiamo a mettere nel forno. Eccola qua. Adesso la facciamo andare per un'oretta circa, anche di meno, 3/4 d'ora, ok? Vediamo quando si è asciugato bene il latte. Allora apriamo il forno, andiamo un attimino a dargli una girata. Andiamo a tirare fuori il nostro... Oh, guardate, vedete come si è addensato bene? Eccolo qua. Ora lo tiriamo fuori. Oh.
lo assaggiamo. Delicatissimo. Questo qua lo potete mangiare con una polenta, oppure vi fate dei 2 crostini, un po' di olio e ve lo mangiate con i crostini. È buonissimo, veramente. Se non l'avete mai assaggiato lo dovete assaggiare. Quindi ci vediamo alla prossima ricetta. Non dimenticatevi di mettere mi piace e iscrivervi al canale, perché ci sono una marea di ricette in arrivo. Veramente commentate, perché a me fa sempre piacere. Ciao a tutti, alla prossima ricetta.